Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Palexia, compressa a rilascio modificato Farmetide SRL. Ultimo aggiornamento, 6 giugno 2022. Cos'ha Palexia, compressa a rilascio modificato? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Palexia, compressa a rilascio modificato durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Palexia, compressa a rilascio modificato? Palexia, compressa a rilascio modificato ha un farmaco a base del principio attivo tapentadolo, cloridrato, appartenente alla categoria degli analgesici oppioidi e nello specifico altri oppioidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Farmetide SRL. Palexia, compressa a rilascio modificato può essere prescritto con ricetta RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Confezioni. Palexia 100 mg 30 compresse a rilascio prolungato. Palexia 150 mg 30 compresse a rilascio prolungato. Palexia 200 mg 30 compresse a rilascio prolungato. Palexia 25 mg 40 compresse a rilascio prolungato. Palexia 250 mg 30 compresse a rilascio prolungato. Palexia 50 mg 30 compresse a rilascio prolungato. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Grunenthal Italia SRL. Concessionario: Farmetide SRL. Ricetta: RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Classe A. Principio attivo: tapentadolo, cloridrato. Gruppo terapeutico: analgesici oppioidi. Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato. Indicazioni: Palexia è indicato per il trattamento, negli adulti, del dolore cronico severo che può essere trattato in modo adeguato solo con analgesici oppioidi. Posologia. Posologia. Il regime posologico va personalizzato in funzione dell'intensità del dolore che viene trattato, delle terapie precedenti e delle possibilità di monitorare il paziente. Palexia compresse a rilascio prolungato va assunto 2 volte al giorno, ogni 12 ore circa. Inizio della terapia. Inizio della terapia in pazienti che, al momento, non stanno assumendo analgesici oppioidi. Occorre che i pazienti inizino il trattamento con singole dosi da 50 mg di tapentadolo compressa a rilascio prolungato somministrate 2 volte al dia. Inizio della terapia in pazienti in trattamento con analgesici oppioidi. Passando dagli oppioidi a Palexia compresse a rilascio prolungato e scegliendo la dose iniziale, occorre tenere in considerazione la natura del precedente farmaco, via di somministrazione e la dose quotidiana media. Ciò può richiedere dosi iniziali più elevate di Palexia compresse a rilascio prolungato nel caso di pazienti che sono in terapia con oppioidi rispetto a soggetti che non hanno in corso trattamenti con tali farmaci prima di iniziare la terapia con Palexia compresse a rilascio prolungato. Titolazione e mantenimento. Dopo aver instaurato la terapia, la dose va titolata su base individuale a un livello che produca un'analgesia adeguata e riduca al minimo gli effetti indesiderabili sotto la stretta supervisione del medico prescrittore. Esperienze ricavate da sperimentazioni cliniche hanno evidenziato che uno schema di titolazione con incrementi pari a 50 mg di tapentadolo compresse a rilascio prolungato 2 volte al dia ogni 3 giorni è appropriato per ottenere un controllo adeguato del dolore nella maggior parte dei pazienti. Le compresse a rilascio prolungato 25 mg di tapentadolo possono essere utilizzate anche per gli aggiustamenti posologici per ottimizzare le necessità individuali dei pazienti. Dosi giornaliere complessive di Palexia superiori a 500 mg di tapentadolo non sono state ancora studiate e per tale ragione non sono raccomandate. Interruzione del trattamento. In seguito a improvvisa interruzione del trattamento con tapentadolo possono verificarsi sintomi di astinenza, vedere paragrafo 4.8. Qualora un paziente non richieda più la terapia a base di tale farmaco, è consigliabile ridurre la dose in maniera graduale al fine di prevenire la comparsa di sintomi di astinenza. Insufficienza renale. Nei pazienti con danno renale lieve o moderato non occorre modificare il dosaggio, vedere paragrafo 5.2. Non vi sono dati relativi a studi di efficacia controllati in pazienti con grave insufficienza renale, pertanto l'utilizzo del farmaco in questa popolazione non è raccomandato, vedere paragrafi 4.4. e 5.2. Insufficienza epatica. Nei pazienti con danno epatico lieve non occorre modificare la dose, vedere paragrafo 5.2.
Palexia compresse a rilascio prolungato va usato con cautela nei pazienti che presentano danno epatico moderato. In questi pazienti il trattamento va iniziato con la dose minore possibile, per esempio 25 mg, 50 mg di tapentadolo compresse a rilascio prolungato e somministrato con frequenza non superiore a una volta ogni 24 ore. All'inizio della terapia una dose giornaliera superiore a 50 mg di tapentadolo compresse a rilascio prolungato non è raccomandata. Ulteriori trattamenti devono rispecchiare il mantenimento dell'analgesia con tollerabilità accettabile, vedere paragrafi 4 e 5. 2. Palexia non è stato studiato nei pazienti con danno epatico severo. Pertanto l'utilizzo non è raccomandato in tale popolazione, vedere paragrafi 4 e 5. 2. Pazienti anziani, soggetti di età pari o superiore ai 65 anni. In generale, nei pazienti anziani non è richiesto un adattamento della dose. Tuttavia, dato che i pazienti anziani sono più soggetti ad una riduzione della funzionalità renale ed epatica, occorre essere cauti nel selezionare il dosaggio raccomandato, vedere paragrafi 2 e 5. 2. Pazienti pediatrici. Nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 18 anni la sicurezza e l'efficacia di Palexia compresse a rilascio prolungato non sono state studiate. Per tale ragione l'uso di Palexia compresse a rilascio prolungato non è raccomandato in questa popolazione. Modo di somministrazione. Palexia compresse a rilascio prolungato va assunto intero, senza dividerlo o masticarlo, per assicurare il mantenimento del meccanismo di rilascio prolungato. Palexia compresse a rilascio prolungato va assunto con una quantità sufficiente di liquido. Palexia compresse a rilascio prolungato può essere assunto sia a digiuno che a stomaco pieno. Il rivestimento, matrice, delle compresse di tapentadolo potrebbe non venir digerito completamente e pertanto potrebbe essere eliminato e ritrovato nelle feci del paziente. Comunque ciò non ha alcuna rilevanza clinica, dato che la sostanza attiva delle compresse sarà già stata assorbita. Controindicazioni. Palexia compresse a rilascio prolungato ha controindicato nei pazienti con ipersensibilità al tapentadolo o verso uno qualunque degli eccipienti, elencati al paragrafo 6.1. Nelle situazioni in cui sono controindicate molecole con attività agonista sui recettori 1/4, oppioidi, come pazienti con significativa depressione respiratoria, e in condizioni di non monitoraggio o in assenza di apparecchiature per la rianimazione, e in pazienti con asma bronchiale o ipercapnia acuta o grave, in pazienti in cui è presente o si sospetti l'ilo paralitico, nei pazienti con intossicazione acuta da alcol, ipnotici, sostanze analgesiche ad azione centrale o sostanze attive psicotrope, vedere paragrafo 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego, potenziale di abuso e tolleranza/dipendenza. Palexia compresse a rilascio prolungato ha un potenziale di abuso e dipendenza. Tale evenienza va presa in considerazione nel prescrivere o dispensare Palexia compresse, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Farmaci sedativi come benzodiazepine e sostanze correlate. L'uso concomitante di oppioidi con farmaci ad azione sedativa come le benzodiazepine o altri farmaci ad azione depressiva sull'SNC e sulla respirazione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Palexia, compressa a rilascio modificato. insieme ad altri farmaci come Eurosidex Euro, Eurosabzilecta Euro, Eurosiumex, Compressa Euro, Eurosrazabona Euro, Eurosrazagilina Accorda Euro, Eurosrazagilina Aristo Euro, Eurosrazagilina Aurobindo Euro, Eurosrazagilina Doc Generica Euro, Eurosrazagilina Ega Euro, Eurosrazagilina Corca Euro, Eurosrazagilina Milana Euro, Eurosrazagilina Pensa Euro, Eurosrazagilina Sandoza Euro, Eurosrazagilina Teva Euro, Eurosrazagilina Zentiva Euro, Eurosrazarala Euro, Eurosroldapa Euro, Euroselecuma Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Palexia, compressa a rilascio modificato durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Palexia, compressa a rilascio modificato durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati sull'utilizzo nelle donne in gravidanza sono molto limitati. Studi effettuati sugli animali non hanno evidenziato effetti teratogeni. Tuttavia, sviluppo ritardato ed embriotossicità sono stati osservati a dosi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Palexia compresse a rilascio prolungato può avere effetti marcati sulla capacità di guida e di impiego di macchinari, perché copyright può influenzare in maniera negativa le funzioni del sistema nervoso centrale, vedere paragrafo 4.8. C'è da attendersi in particolare all'inizio del trattamento, quando si verificano eventuali modifiche di dosaggio come pure in associazione con l'uso di alcol o di tranquillanti, vedere paragrafo 4.4. I pazienti devono essere informati se sia loro permesso guidare o far funzionare macchinari. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse al farmaco riferite dai pazienti nel corso degli studi clinici controllati con placebo, condotti con Palexia compresse a rilascio prolungato, sono state in prevalenza di entità lieve, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Per quanto concerne il sovradosaggio di tapentadolo, le esperienze sull'uomo sono molto limitate. Dati preclinici suggeriscono che, in seguito a intossicazione con tapentadolo ha da attendere l'insorgenza di sintomi analoghi a quelli causati da altri analgesici centrali con attività di agonista sui recettori 1/4, oppioidi. Da un punto di vista clinico questi sintomi comprendono miosi, vomito, collasso cardiovascolare, disordini dello stato di coscienza fino al coma, convulsioni e depressione respiratoria fino all'arresto respiratorio. Gestione. La gestione del sovradosaggio deve essere incentrata sul trattamento dei sintomi conseguenti all'azione antagonista sui recettori 1/4, oppioidi. Quando vi sia il sospetto di un sovradosaggio di tapentadolo, occorre prestare attenzione. In primo luogo, occorre garantire la pervietà delle vie aeree e l'istituzione di una ventilazione assistita o controllata. Gli antagonisti puri del recettore degli oppioidi, come il naloxone, rappresentano degli antidoti specifici per la depressione respiratoria dovuta a sovradosaggio di un oppioide. La depressione respiratoria conseguente a sovradosaggio può avere una durata superiore rispetto a quella dell'antagonista del recettore 1/4, oppiaceo. La somministrazione di un antagonista non costituisce un'alternativa al monitoraggio continuo delle vie aeree, della funzione respiratoria e della funzione cardiovascolare dopo sovradosaggio di un oppioide. Se la risposta agli antagonisti del recettore degli oppioidi è subottimale o soltanto di breve durata, è necessario somministrare una dose addizionale di antagonista, esempio naloxone, attenendosi alle istruzioni fornite dal produttore del farmaco. La decontaminazione gastrointestinale può essere presa in considerazione per eliminare la sostanza attiva non assorbita. La decontaminazione gastrointestinale con carbone attivato o mediante lavanda gastrica deve essere presa in considerazione entro 2 ore dall'assunzione. Prima di tentare la decontaminazione gastrointestinale, però, bisogna prestare attenzione a garantire la pervietà delle vie aeree. Proprietà farmacodinamiche. Gruppo farmacoterapeutico. Analgesici. Oppioidi. Altri oppioidi codice ATC. N02X06. Tapentadolo ha un potente analgesico che possiede un'attività agonista sui recettori ANU, oppioidi e di inibizione della ricaptazione della noradrenalina. Il tapentadolo, proprietà farmacocinetiche, assorbimento. La biodisponibilità media assoluta di tapentadolo dopo somministrazione in singola dose, a digiuno, di Palexia compresse a rilascio prolungato è del 32% circa per via di un esteso, dati preclinici di sicurezza. Al test di Ames, il tapentadolo non ha risultato genotossico sui batteri. Riscontri ambigui sono stati osservati in un test di aberrazione cromosomica in vitro, ma quando questo è stato, elenco degli eccipienti 25 mg, nucleo della compressa, ipromellosa, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, magnesio stearato. Rivestimento della compressa: ipromellosa, lattosio monoidrato, talco, macrogol 400, macrogol 6000, titanio biossido, e 171. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.